ogni giorno i volontari dell'osservatorio vigilano sulle violazioni dei diritti umani in zone di conflitto. Sono diversi gli strumenti di monitoraggio di cui ci serviamo e ogni tanto è bene fermarsi a fare il punto della situazione. Oggi lo faccio con voi sfogliando il Global Peace Index Report 2017, recentemente pubblicato dall'Institute for Economics and Peace, che classifica 163 stati indipendenti e territori in base al loro livello di pacificità. Questo strumento permette non solo di valutare l'impatto dei conflitti sulle popolazioni civili, ma anche di valutare tutti quei fattori sociali, economici e politici che possono influenzare la creazione della pace, come una realtà che vada oltre il concetto di assenza di violenza, quella che viene chiamata pace positiva. Dal rapporto è emerso che il livello di pace a livello globale è aumentato dello 0,28% dall'anno scorso, confermando così una tendenza positiva dalla seconda guerra mondiale fino al decennio scorso. Mentre 93 paesi hanno migliorato il loro livello di pacificità, altri 63 lo hanno peggiorato, aumentando così ancora di più il divario tra i paesi più pacifici e quelli più pericolosi. Scendendo nei dettagli vediamo che l'Islanda è rimasto il paese più pacifico al mondo e così lo è dal 2008, seguita dalla Nuova Zelanda, il Portogallo, l'Austria e la Danimarca. Se siete curiosi, prendete 2 minuti, andatevi a guardare la classifica del 2017 e comparatela con quella del 2016, per vedere le differenze. Non è cambiata molto in testa e in coda, dove troviamo Afghanistan, Iraq, Yemen e per ultimo la Siria, che ancora una volta si conferma il paese meno pacifico. Immagino vogliate sapere come si è classificata l'Italia. È un dignitoso 38° posto. Ci sono stati però dei significativi miglioramenti rispetto allo scorso anno, sicuramente per quanto riguarda il numero e l'intensità dei conflitti esterni. Prometto che non metto voti e non dirò nulla agli insegnanti, però vi chiedo di prendere carta e penna, giusto per vedere un po' qual è la vostra percezione delle cose. Così al volo, numero di sfollati e rifugiati alla fine del 2016. Questa non era così difficile, quasi 64 milioni. In termini percentuali, di quanto sono aumentati i morti per terrorismo dal 2008 ad oggi? Questa era più difficile. E di quanto sono aumentati invece i morti in battaglia dal 2008 ad oggi? Anche questa non era facile, 408%. Un paio di buone notizie. La percentuale dei paesi che ha visto scendere il numero degli omicidi, 67%. E la percentuale dei paesi che ha visto scendere le spese militari in paragone al PIL? E la percentuale dei paesi che ha ridotto gli effettivi delle proprie forze armate? Ma allora, per quale motivo questo miglioramento non viene percepito? Secondo il Global Peace Index Report, la spiegazione più plausibile sembrerebbe essere che c'è stata una tale concentrazione di attenzione da parte dei mass media sui conflitti in Medio Oriente, sulla crisi migratoria soprattutto nel bacino del Mediterraneo e sugli attacchi e terrorismo in Europa, che tutti questi altri fattori positivi sono stati completamente dimenticati o non hanno ricevuto la giusta attenzione. Lo scopo di questo studio, cioè del Global Peace Index Report, è di valutare l'impatto economico della pace. Partiamo dalla valutazione opposta, cioè l'impatto economico della violenza a livello globale nel 2016 è stato di più di 14 mila miliardi di dollari, che è pari al 12,6 del prodotto interno lordo mondiale, il che significa che i conflitti ci costano 5,40 dollari al giorno per ciascuno di noi. Grazie a questo grafico possiamo capire come siano ripartiti i costi della violenza. Sicurezza interna, omicidi, crimini violenti, conflitti, spese militari. Mentre le spese per la pace si stimano intorno ai 10 miliardi di dollari, cioè meno dell'1% rispetto al costo totale della guerra. Nel rapporto viene sottolineato che grazie ad un aumento dei fondi per la costruzione e mantenimento della pace si potrebbe garantire un ritorno dell'investimento 16 volte maggiore rispetto all'intervento militare. In parole semplici, la pace paga.